Proprio quando le navi di Colombo toccano terra, in quelle che il navigatore genovese credeva fossero le Indie orientali, qualcuno annotava nel libro dei morti di Borgo San Sepolcro una frase che ha la certezza del fatto ineluttabile. AD 12 ottobre 1492, maestro Pier dei Franceschi, famoso pittore sepolto in Badia. Una coincidenza significativa. Se è vero che alcune date segnano la storia, con la scoperta dell'America, nelle convenzioni un po' schematiche della cronologia, gli studiosi fanno finire il Medioevo e cominciare l'età moderna. In modo altrettanto incauto si può affermare che l'opera di Piero del Borgo apra una nuova epoca per l'arte occidentale, quella di una civiltà figurativa fatta di luce e di prospettiva, di certezze matematiche e forme geometriche variamente definite. Ultimo dei primitivi e primo dei moderni, Piero della Francesca, come le navi di Colombo, segna, come pochi altri, il passaggio dal vecchio al nuovo mondo. È Vasari a chiamarlo Piero della Francesca. Il suo nome per esteso è Piero di Benedetto dei Franceschi, dal nome del padre, Benedetto, un commerciante di cuoio. Nelle opere firma Petrus de Burgo. La sua data di nascita è sempre stato un problema. L'ipotesi più accreditata è che sia nato nel 1420. Immerso nella valle del Tevere, Borgo San Sepolcro, già nello stato della chiesa, passa ai Malatesta di Rimini nella seconda metà del Trecento, per poi finire sotto il dominio di Firenze nel 1440. Era un crocevia di traffici commerciali e di scambi culturali, al centro di una tratta che dalla Toscana e da Roma raggiungeva i porti dell'Adriatico. E non è un caso che la formazione di Piero risenta di suggestioni tanto diverse. Piero della Francesca comincia l'attività di pittore proprio a San Sepolcro, un paese a cui resterà sempre legato, anche perché ha alle spalle una solidità economica fatta di proprietà di terreni e interessi diversi. Fra l'altro nel commercio delle tinture per stoffe, per dire della vicinanza all'uso del colore. Comincia con la pittura al fianco di un artista di cui conosciamo solo il nome, Antonio d'Anghiari. Insieme dipingono lo stemma riprodotto sulle porte della città di Papa Eugenio IV, il Papa che aveva fatto costruire al filarete i battenti bronzei del portale di San Pietro, una delle poche testimonianze superstiti della vecchia basilica. Realizzano anche i disegni per le bandiere, tanto che si è parlato di iniziazione araldica. È un aspetto da tenere presente perché ci porta nel cuore della pittura di Piero. Dai vessilli nel ciclo della Vera Croce alla Resurrezione, che diventerà il simbolo, il gonfalone della sua città. Questo legame con San Sepolcro è per esempio dimostrato anche dal fatto che Piero nelle sue opere raffigura sempre San Sepolcro, ne fa addirittura una novella Gerusalemme, come peraltro era scritto anche nei nostri archivi storici, perché pensiamo alla Natività dove appunto la nascita di Gesù avviene in una mangiatoia che ha alle spalle la città di San Sepolcro, oppure pensiamo al battesimo dove il fiume Giordano è sostituito dal Tevere e dove non c'è nello sfondo Gerusalemme, ma nello sfondo c'è San Sepolcro. La Toscana del primo 400 è ancora una zona, un paesaggio da scoprire. Le botteghe di pittori all'epoca erano ancora legate al tardogotico. E abbiamo un nome, Antonio d'Anghiari, quindi Anghiari vicino a San Sepolcro, che lavora a San Sepolcro e che sarebbe stato, chi vuole dire il maestro, non si sa assolutamente, se non era semplicemente un collega un po' più anziano con cui ha lavorato, perché è documentato, a San Sepolcro. Ma a noi interessa come si svolge la cosa nella Firenze di quegli anni.
Prima di aver compiuto 20 anni, nel 1439, Piero si sposta a Firenze. Sappiamo che lavora agli affreschi oggi perduti nella chiesa di Sant'Egidio come aiuto di Domenico Veneziano. Non un artista toscano dunque, ma un pittore da cui Piero apprende molto: l'uso dei colori chiari, il gusto per le architetture, un misurato preziosismo. I confronti fra i due sono lampanti. Il corteo dei magi del Veneziano rimanda per molti versi alla scena aretina della Regina di Saba. La Para di Santa Lucia de' Magnoli, con la sua geometrica partizione architettonica e lo scorcio prospettico del pavimento, alla Flagellazione di Urbino. Il vuoto essenziale della tavoletta con il martirio di Santa Lucia ha gran parte del repertorio di Piero, a cominciare dall'affresco per Sigismondo Malatesta. Qui vi si sente l'influenza di un altro pittore veneto, anche se di origine toscana, il Pisanello, che aveva dipinto qualche anno prima il ritratto dell'imperatore Sigismondo, di cui Piero riprende la purezza del disegno e che quasi ricopia nella figura del suo San Sigismondo. Pisanello era un pittore di cavalli, come un altro grande artista che ha colpito l'immaginazione del giovane Piero, Paolo Uccello. La battaglia di San Romano precede di una decina d'anni le battaglie del ciclo francescano di Arezzo. Piero assorbe la lezione di Paolo Uccello, si confronta con la sua razionalità geometrica, ma traduce la concitazione della scena del maestro fiorentino in epica compostezza. Era Firenze la capitale dell'Occidente. È un fenomeno questa città in quel momento. Cosimo de' Medici, l'influenza di Gentile da Fabriano, che ancora quel ricchissimo e per niente arretrato tardogotico, quella peraltro di Brunelleschi, ancora in vita, che stava pianificando la cupola del Duomo, quella di Masaccio ovviamente, morto a Roma alla fine degli anni '20, Donatello, per non parlare di Ghiberti. Quindi le influenze, cosa poteva ispirare il giovane Piero sono tante cose, ma era come andare a New York negli anni 50 o 60. A Firenze il giovane artista guarda a Filippo Lippi o agli affreschi che proprio allora il Beato Angelico dipingeva nel convento di San Marco, dosando capacità narrativa, uso della luce e nitidezza dei volumi. Ma si misura anche con i pittori della prima stagione del Rinascimento, Masolino e Masaccio della Cappella Brancacci, di cui riproporrà il nuovo gusto umanistico e un'attenzione per l'antico. Piero torna a Borgo San Sepolcro nel 1442, quando risulta fra gli eleggibili alle magistrature cittadine. Qualche anno prima era stato chiesto al Sassetta, un pittore senese, un polittico, oggi molto frammentario, per la chiesa francescana di Borgo, completato e messo in opera nel 1444, un anno prima che a Piero venisse commissionato il Polittico della Misericordia. Nell'estasi di Francesco, forse il capolavoro del pittore, Longhi ha individuato la stessa pienezza e fisicità delle figure di Piero. Ma la distanza fra i due artisti nel trattare i corpi e i volumi è abissale. Non conosciamo le primissime opere di Piero della Francesca, sappiamo però che l'11 giugno del 1445 la Confraternita della Misericordia gli commissiona un grandioso polittico. L'opera ha una storia compositiva complessa. Dopo la morte di Piero è stata smembrata, inserita in un altare barocco e solo recentemente ricomposta. Oggi si trova nel Museo Civico di San Sepolcro, accanto ad altre opere del pittore. Sappiamo che nel contratto Piero si impegna a terminarla in 3 anni, ma i lavori si protraggono più del previsto, costringendo la Confraternita a sollecitarne più volte la consegna. Aspetteranno quasi 20 anni, fino al 1462, nonostante l'intervento di aiuti e collaboratori così evidente nella predella. Ne è venuta fuori un'opera segnata da profondi mutamenti di stile e forse anche per questo interessante.
I santi Giovanni Battista e Bernardino, ad esempio, dipinti dopo il 1454, mostrano una maturità che denuncia un arricchimento dovuto a nuove esperienze. Ma tutta l'opera esprime un rigore matematico fino ad allora sconosciuto. Il Politico della Misericordia sembra un'opera che abbia messo 15 anni o di più a lavorarci, ma probabilmente ha cominciato in ritardo. Mi sembra che sia stato fatto molto intorno agli anni 59, 60, 61. La cosa da guardare veramente in questo dipinto, soprattutto la Madonna stessa, è di nuovo questo incrocio tra il rigore matematico della forma stessa di questa abside, di questo pezzo di architettura che è la Vergine della Misericordia, quindi un rigore assolutamente formale, e allo stesso tempo, anche se si vede non molto bene a occhio nudo, i particolari minuziosamente dipinti, come la pittura fiamminga dell'epoca, di pezzi di vaio, di materiale sui bordi, sui margini del manto della Vergine, il gioiello che porta davanti e così via. Il polittico, apparentemente, ha un'impostazione tradizionale, gotica, con le figure che si stagliano sul fondo oro, peraltro imposto dalla committenza. La Madonna, più grande dei fedeli, secondo le convenzioni, protegge col mantello i membri della confraternita. Ma la Madonna è soprattutto un solido volume geometrico, appena ingentilito dal volto, il primo di una lunga serie di tipici volti di Piero. Volti stilizzati ma moderni, come quelli dei fedeli inginocchiati, da una parte gli uomini, dall'altra le donne. Fra questi, accanto all'incappucciato, c'è Piero stesso nel suo primo autoritratto. Piero guarda a Giotto, al suo modo di trattare i corpi e di stendere il colore, ma anche, nella crocifissione, al Masaccio di Capodimonte, nel gusto per i volumi e per i gesti e nella forte tensione drammatica. A questa visione moderna delle figure corrisponde un uso innovativo della luce. Il fondo oro si sgancia dalla tradizione medievale, diventa uno schermo che illumina le figure. Non una fonte diretta che incide sui particolari, ma una luce diffusa, qualcosa di astratto per rendere con esattezza le forme nello spazio. Nel Museo Civico di San Sepolcro si conserva anche quello che si può definire il guscio di una delle opere più celebri di Piero della Francesca, il Battesimo di Cristo. È il pannello centrale di un polittico dipinto ai lati e nella predella dal pittore senese Matteo di Giovanni. Oggi si trova alla National Gallery di Londra ed è una delle opere più discusse della cronologia di Piero. Secondo alcuni studiosi, il corteo dei dignitari bizantini sullo sfondo rimanda al Concilio di Firenze del 1439 e al tentativo di riconciliazione con la Chiesa d'Oriente. In tal caso, il battesimo sarebbe una delle prime opere di Piero. Altri vedono invece nei complessi schemi geometrico-matematici e nei molteplici significati teologici la mano di un pittore più maturo e collocano l'opera a metà del secolo o anche più tardi, intorno al 1459. In uno schema apparentemente naturale, con la scena immersa in un paesaggio collinare, la tavola in realtà è dominata da precise regole matematiche. Il Cristo è un solido monumentale, ha una centralità che prosegue con la ciotola e la colomba dello Spirito Santo tra il grande albero di noce e San Giovanni Battista. A destra il bagnante che si spoglia, curvo su se stesso, e i dignitari bizantini. A sinistra 3 angeli, figure enigmatiche, variamente interpretate come le virtù teologali, le 3 grazie, o come rimando veterotestamentario ai 3 angeli di Abramo. Resta una scena immersa in un'atmosfera immobile, sospesa, con personaggi i cui sguardi non si incrociano mai.
Il battesimo è un'opera troppo matura per non supporre che il pittore abbia già fatto altre esperienze prima di dipingerla. Tappe di una educazione estetica che passa attraverso le principali corti dell'Italia centrale. A Urbino, per esempio, dove, prima di lavorare per Federico da Montefeltro, che giocherà un ruolo decisivo nella storia artistica di Piero, secondo Vasari fu adoperato da Guidobaldo, al quale fece molti quadri di figure piccole e bellissime. Quadri di cui non rimane traccia. Sappiamo anche che è stato a Pesaro, ad Ancona e a Ferrara, chiamato da Lionello d'Este intorno al 1449 per affrescare alcune sale del castello. Ma anche queste pitture si sono perdute per sempre. Proprio a Ferrara in quegli anni sarebbe stato dipinto il San Girolamo Penitente, che oggi si conserva nei musei statali di Berlino. A Ferrara l'artista incontra la pittura fiamminga attraverso le opere di Rogier van der Weyden, che non mancherà di influenzare il suo stile, soprattutto nella resa del paesaggio e nei valori cromatici. Da Ferrara parte alla volta di Rimini nel 1451. Qui ritrae il signore della città, Sigismondo Pandolfo Malatesta, su una piccola tavola che oggi si trova al Louvre. Poi, ad affresco, dipinge lo stesso Malatesta inginocchiato ai piedi del suo santo eponimo, San Sigismondo. L'affresco si trova ancora oggi sulle pareti della chiesa di San Francesco, che proprio in quegli anni Leon Battista Alberti stava trasformando nel tempio malatestiano. L'incontro con l'Alberti è davvero decisivo per il seguito del lavoro di Piero. L'Alberti crede nel ruolo del pittore come inventore del mondo. L'artista, cioè, non deve imitare né l'antico né il reale, ma creare una sintesi grazie alla quale sia possibile collocare le figure nello spazio secondo precise regole matematiche. Nei suoi trattati teorici, come il De Pictura del 1435, Leon Battista Alberti teorizza la necessità dei vuoti per dare forza comunicativa alle figure rappresentate. Una regola che Piero seguirà in quasi tutte le sue composizioni, dal Sigismondo alla Madonna del Parto. È degli stessi anni il San Girolamo con un devoto che oggi si conserva a Venezia alle Gallerie dell'Accademia. Un San Girolamo privo dei suoi attributi, il leone e il galero cardinalizio, ma caratterizzato da un vigore plastico nelle forme e da una intensità drammatica nello sguardo. Dal nome che si legge ai piedi del devoto, Ama-Adi, il nome di una famiglia veneziana, si è ipotizzato un viaggio di Piero a Venezia. Ipotesi però scartata dalla maggior parte della critica. Nel 1452 Piero della Francesca è ad Arezzo per sostituire il pittore Bicci di Lorenzo, morto proprio quell'anno, nella decorazione della cappella maggiore della chiesa di San Francesco, di cui il vecchio pittore fiorentino aveva dipinto solo la volta. Ma prima di guardare quello che è considerato il capolavoro dell'artista, vale la pena di soffermarsi su un aspetto decisivo per la vita e per l'arte di Piero, cioè la matematica. Una disciplina che l'artista frequenta fin da ragazzo. Attese Piero nella sua giovinezza alla matematica, scrive Vasari. D'altra parte, il calcolo faceva parte della sua vita, veniva da una famiglia di commercianti. Lui stesso, caso raro fra gli artisti del Rinascimento, riesce a far convivere l'attività artistica e il lavoro di bottega. Gli studi matematici, ed è questo che ci interessa, sono anche alla base della sua pittura. Misure, forme, disposizione delle figure e degli oggetti, organizzazione dello spazio. Tutto rientra in regole precise, anche l'uomo, la figura più complessa da riprodurre. Per Vasari, Piero è un maestro raro nell'aritmetica e geometria. Applica la prospettiva con straordinaria abilità,
seguendo da subito, lo abbiamo visto, le teorie dell'Alberti. Lui stesso teorizzerà, nei suoi ultimi anni di vita, una pittura fatta di rapporti armonici, regolati da leggi matematiche, in particolare nel De prospectiva pingendi, la prospettiva in pittura. Piero della Francesca ha un'immagine dell'universo che è spiegabile in termini matematici, geometrici, di perfetto equilibrio di forme, e questa sua ricerca è costante in tutta la sua vita, quando tralascia negli ultimi anni la pittura proprio per dedicarsi a scrivere e a comporre le sue opere teoriche. Per anni è stato amico e maestro del concittadino Luca Pacioli, più giovane di lui di 25 anni, un frate francescano, ma ancora di più un sottile matematico che ha definito Piero il monarca della pittura. È l'uomo ritratto in una tela del 1495, erroneamente attribuita a Jacopo de Barbari, che si conserva a Capodimonte, in piedi, dietro una scrivania, con un misterioso giovane alle sue spalle, disegna una figura geometrica su una tavola, sul cui bordo si legge il nome di Euclide, mentre segue il testo di un libro. Sul tavolo sono poggiati gli strumenti tipici di un matematico dell'epoca. Dal soffitto pende un oggetto il cui nome è una vera e propria alzata di ingegno della lingua italiana, un rombicubo-ottaedro. Un solido convesso formato da 18 quadrati e 8 triangoli, forse simbolo della limpidezza della matematica. Luca Pacioli ha insegnato a Firenze, Venezia, Pisa, Bologna e Roma. Dal 1497 è a Milano, dove collabora con Leonardo. Insegna geometria e algebra e studia la partita doppia, la sezione aurea e la prospettiva. Il suo trattato più celebre, il De Divina Proporzione, deve molto all'insegnamento di Piero. È Pacioli stesso nei suoi scritti a raccontarlo. In una tela ottocentesca del Museo Civico, Angelo Tricca, anche lui di San Sepolcro, ci mostra Piero che spiega un problema a Luca Pacioli. La scena è ambientata in uno studio umanistico, sulle cui pareti sono appese le sue stesse tavole, fra cui il battesimo. Luca Pacioli è in piedi con l'abito francescano, tiene in mano un compasso e si accinge ad annotare i principi di geometria e prospettiva che Piero gli sta dettando. Il maestro è vecchio. Sappiamo che proprio negli ultimi anni della sua vita Piero ha voluto scrivere quanto appreso sul campo, confrontandosi di continuo con la prospettiva. Scritti che ancora oggi sono di una straordinaria attualità. Per Piero, elemento geometrico e proporzioni algebriche entrano apertamente nell'arte. La matematica è una chiave di accesso ai segreti della bellezza e della natura, dove ogni elemento occupa un posto secondo leggi precise. Il pittore costruisce uno spazio simile al vero e al contempo ideale, uno spazio astratto, monumentale, solenne, immobile. Ma al tempo stesso, è questo il miracolo di Piero, di una perfetta naturalezza. Piero applica le regole matematiche anche nelle composizioni tradizionali, quelle ancora legate nella forma a schemi gotici, come il polittico a fondo oro. Per capirlo, basta guardare la grande tavola dipinta per il convento di Sant'Antonio a Perugia tra il 1450 e il 68. Una annunciazione di un rigore geometrico assoluto, con le figure inquadrate sotto gli archi laterali e al centro una lunghissima fuga prospettica. Anche dietro alla Vergine c'è una struttura architettonica che rimanda a quella più complessa, dipinta anni dopo nella Pala di Brera. In questi anni Piero della Francesca continua a lavorare per la sua città. Realizza, per esempio, un polittico che oggi, come altre opere dipinte a San Sepolcro, non c'è più. Accanto alle opere presenti a San Sepolcro e conservate nel Museo Civico, si può per Piero parlare anche di un museo perduto cittadino,
perché Piero a San Sepolcro aveva fatto altre opere. Innanzitutto il grandioso Politico degli Agostiniani, che è stato tutto smembrato per le vicissitudini che ha subito quella chiesa e che molte di queste parti si trovano in vari musei europei e americani, alcune sono addirittura andate perdute. Per realizzare quest'opera, come sempre, Piero si prende il suo tempo. Il 4 ottobre del 1454 stipula il contratto con gli Agostiniani di San Sepolcro, ma sappiamo che l'ultimo pagamento è del maggio del 1470, oltre 15 anni dopo. Il Politico di Sant'Agostino è stato smembrato alla metà del Cinquecento, quando la chiesa è stata abbattuta, e non è stato più possibile ricomporlo per intero. Manca, ad esempio, la tavola centrale, probabilmente una Madonna in trono. Oggi, per vedere gli altri pezzi, bisogna andare in giro per il mondo. Il titolare dell'opera, Agostino, che indossa uno stolone riccamente decorato e una mitria trapuntata di perle, si trova a Lisbona, al Museo d'Arte Antica. San Nicola da Tolentino, forse il ritratto di uno dei frati di San Sepolcro, al Pol di Pezzoli di Milano. L'Arcangelo Michele è alla National Gallery di Londra e il San Giovanni Evangelista tra le opere della Frick Collection a New York, dove è anche la Crocifissione. Un altro pezzo, infine, è a Washington. Il suo capolavoro è invece tutto concentrato in pochi metri quadrati nella chiesa francescana di Arezzo, uno dei cicli pittorici più belli dell'arte occidentale. Piero racconta la storia della vera croce, seguendo lo schema della leggenda aurea di Jacopo da Varazze. Tutto comincia con la morte di Adamo. Dalla sua bocca nasce l'albero della croce, simbolo di salvezza. Lo vediamo trasformato in un ponticello, nella scena che mostra l'adorazione del Sacro Legno e l'incontro di Salomone con la regina di Saba. La regina si inginocchia perché sa che quello sarà il legno della croce di Gesù. Piero dipinge due scene di vita cortese. Al centro una colonna, a destra un'architettura classica, in prospettiva, secondo la lezione dell'Alberti. In un'altra scena, tre uomini trasportano a fatica la tavola che Salomone ha deciso di far seppellire. Piero mostra le venature del legno con cui traccia una diagonale. Con l'Annunciazione si passa dal Vecchio Testamento all'era cristiana. Piero si discosta dall'iconografia della Madonna annunciata. Maria non subisce l'annuncio, non è turbata, si rivolge all'angelo con fare imponente. La composizione segue un disegno geometrico, 4 rettangoli, in alto a sinistra Dio Padre, in basso un'architettura pienamente rinascimentale. Siamo nel primo registro, in fondo al coro. In posizione simmetrica la scena più famosa, il sogno di Costantino. È la notte che precede la battaglia, una notte in cui si intravedono già i primi chiarori dell'alba. L'imperatore dorme in una tenda che il pittore lascia aperta, una tenda perfettamente cilindrica. Un angelo plana dal cielo rivelando a Costantino che se combatterà nel segno della croce, la vittoria sarà sua. L'atmosfera di prodigio è accentuata da alcuni virtuosismi pittorici, lo scorcio dell'angelo, il soldato in controluce, il giovane seduto ai piedi del letto, indifferente al miracolo. Una novità assoluta. Ma Piero non sta facendo una nuova iconografia, sta creando una nuova poesia invece. L'iconografia c'era già, è a Santa Croce di Firenze, una chiesa molto più grande, più importante che quella di San Francesco ad Arezzo. C'è esattamente lo stesso ciclo iconografico della storia o la leggenda della vera croce. Quindi non era una novità in quel senso. Ma quello che fa di nuovo, bisogna solo pensare al sogno di Costantino, il cosiddetto sogno o visione, che diventa una delle prime grandi opere notturne della storia dell'arte moderna.
perché Piero riesce a farci vedere non solo la luce vera, notturna, stellare, e si riconoscono le stelle in quel cielo, ma anche quella della visione particolare, quel sogno che ha Costantino in quel momento, e della visione di quell'angelo che gli porta il simbolo, la croce stessa. Quindi sono due le luci, la luce vera e quella notturna e quella miracolosa. Ora, se non avevi il controllo della luce, anche quella diurna e non notturna, se non avevi un modo di dipingere in modo coerente e razionale, prima di Masaccio veramente non potevi fare questa scena in modo convincente. Per cui quelle pitture, quegli affreschi di Agnolo Gaddi a Santa Croce di Firenze sono sì le stesse storie, sono dipinte in modo bellissimo, ultimamente sono state restaurate, però non hanno quella magia di farci capire due livelli di realtà simultaneamente, la visione e la realtà di quei soldati come sospesi, come si è fermato il tempo, e si vede anche l'alba in questo dipinto, in questo affresco, si vede le prime luci dell'alba, e da lì si va direttamente, 50 anni dopo, un po' più di 50, alle stanze di Raffaello al Vaticano, dove la scena della liberazione di San Pietro dall'angelo è tutta giocata su queste tonalità, solo la luce non solare, quella miracolosa, quella dell'alba, quella lunare, quella delle fiamme e così via. Poi c'è la battaglia. L'esercito di Costantino avanza con calma serafica. L'imperatore innalza la croce, i soldati di Massenzio si ritirano in modo scomposto, un cavallo sta per cadere. Un giovane invoca il cielo per scongiurare la morte. Una vittoria incruenta, senza una goccia di sangue. Una marcia trionfale sullo sfondo di un paesaggio che Piero conosce bene, quello della Val Tiberina. Dopo la battaglia di Ponte Milvio, Costantino si è convertito al cristianesimo e decide di cercare la croce. L'unico che sa dove si trovi è l'ebreo Giuda, che non vuole parlare. Allora Elena, la madre di Costantino, lo fa gettare in un pozzo. Piero mostra il momento in cui, dopo 6 giorni di supplizio, l'ebreo, deciso a parlare, viene estratto dal pozzo. Ancora uno schema geometrico con il triangolo tracciato dalle travi. La croce viene ritrovata, o meglio, se ne trovano 3, quella di Cristo e quelle dei 2 ladroni. Per riconoscere la vera croce, Elena attende un segno divino che puntualmente arriva. Un giovane risuscita. I 2 episodi uniscono campagna e città. Il ritrovamento delle 3 croci avviene sullo sfondo di una Gerusalemme che ha l'aspetto di un borgo medievale. Il riconoscimento della vera croce davanti ad un palazzo rinascimentale. Qui la prospettiva è resa dalla croce e dallo scorcio di città. La battaglia di Eraclio e Cosroe è ambientata 3 secoli dopo, nel 627. Il re persiano Cosroe ha trafugato la croce da Gerusalemme per utilizzarla come ornamento del trono. Sfidato dall'imperatore bizantino Eraclio, viene sconfitto e ucciso. Ma questa battaglia non si risolve in un quieto, orizzontale trionfo come a Ponte Milvio. Qui c'è un fitto groviglio di uomini, armi, cavalli. Piero riempie lo spazio con dettagli cruenti, lo sgozzamento del figlio di Cosroe, la testa mozzata, o con volti divenuti celebri, come quello del trombettiere col copricapo bizantino. A destra, l'imperatore in ginocchio prima di essere decapitato, con lo stesso volto del dio dell'Annunciazione, una figura di cui Piero aveva un cartone che ha usato in più occasioni. Il racconto si chiude nella lunetta, con l'esaltazione della croce riportata a Gerusalemme dall'imperatore.
Nell'impossibilità di datare con precisione un lavoro che si è protratto forse per quasi 15 anni, gli storici dell'arte hanno sottolineato le differenze di stile nelle scene, legandole anche al viaggio romano di Piero, dove l'artista avrebbe visto le statue, i sarcofagi antichi, la colonna traiana e le opere di artisti fiamminghi e spagnoli. Alcuni affreschi di Arezzo pagherebbero il loro tributo a queste nuove esperienze. Purtroppo però anche la presenza di Piero a Roma è di difficile datazione. Vi è stato sicuramente nel 1459 perché è ricordato in un documento dell'Archivio Vaticano per alcune pitture eseguite nei palazzi apostolici di cui non rimane traccia. Secondo Vasari era stato a Roma già nel 1454 e forse in quell'anno esegue gli affreschi per Santa Maria Maggiore, di cui restano alcuni frammenti, fra cui questo San Luca ridotto piuttosto male. Frammenti come quelli conservati a San Sepolcro. Un San Giuliano ritrovato nel 1954 presso l'antica chiesa di Sant'Agostino e oggi nel Museo Civico. Un santo che guarda da un'altra parte, una costante delle figure di Piero, che le rende distanti, pensose. Una monumentale fissità che rimanda alla scultura antica. Probabilmente di bottega è invece il San Ludovico di Tolosa, che fronteggia San Giuliano nelle sale del museo. Ma certamente di Piero è la Maddalena del Duomo di Arezzo, che gli storici datano intorno al 1460. Non sappiamo se è stata pensata come opera singola o se facesse parte di un ciclo più ampio. Presenta comunque le caratteristiche della pittura del Piero maturo, nelle geometrie e nella plastica purezza dei colori. Inserita in una cornice architettonica che le fa da sfondo, la Maddalena si muove leggermente, con i lunghi capelli che scivolano sulle spalle e in mano l'ampolla degli unguenti. Negli stessi anni della Maddalena, un po' prima o un po' dopo, fra la metà degli anni 50 e la metà dei 60, Piero dipinge una delle sue opere più celebri. Per vederla dobbiamo andare nelle sue terre, nel paesino di cui sembra fosse originaria la madre, Monterchi, ad un passo da San Sepolcro, ed entrare in questo edificio che un tempo era una scuola e oggi è il Museo della Madonna del Parto. Due angeli in perfetta simmetria sollevano i lembi di una tenda che ricorda quella del sogno di Costantino per mostrare il mistero dell'incarnazione, la Vergine gravida del bambino Gesù. Ma a chi andava mostrato il mistero? Alla gente del posto, che questa immagine la trovavano in una chiesa, non in un museo, dipinta non per i visitatori, ma per i contadini e le donne di Monterchi, che andavano a pregare davanti alla Madonna per la loro gravidanza, lasciando gli ex voto ai piedi della Vergine. Una scena regale per una Madonna tutta umana. Come ha scritto Roberto Longhi, solenne come figlia di re sotto quel padiglione soppannato di ermellini, e tuttavia rustica come una giovane montanina che venga sulla porta della Carbonaia. Piero la ritratta di 3/4 per far vedere bene la prominenza del ventre, perché ai villici di Monterchi, scriveva Longhi, non sorgesse alcun dubbio circa la maternità di Maria. Negli anni in cui lavora al ciclo aretino, Piero della Francesca è impegnato contemporaneamente su più fronti. Se il termine della realizzazione degli affreschi di Arezzo resta incerto, tanto che molti studiosi lo fanno concludere addirittura nel 1466, ancora meno chiara è la datazione di un'altra pittura murale di Piero, la Resurrezione di San Sepolcro, di cui abbiamo una scarsissima documentazione e che è stata variamente collocata tra l'inizio degli anni 50 e la fine degli anni 60 del 400. Quel che è certo è che, come per il ciclo della Vera Croce, Piero adotta una tecnica di pittura mista, metà a buon fresco, metà a secco. Per un'opera dall'impianto fortemente geometrico, qui è la disposizione dei corpi a seguire le regole matematiche. Piero tiene distinti due piani, quello divino, impersonato da un Cristo che si impone con la potenza di un guerriero, al centro, e quello umano dei soldati addormentati in basso,
Sul piano orizzontale, all'albero colonna di sinistra, spoglio, invernale e desolato, si contrappone sulla destra un paesaggio primaverile, piacevole. In questo paesaggio che si trasforma si materializza l'evento sacro, la resurrezione. L'opera è legata alla leggenda della nascita della città di Piero. San Sepolcro si forma poco dopo l'anno 1000, a partire dal nucleo che si sviluppa intorno alla comunità monastica che due pellegrini, Arcano ed Egidio, avevano fondato in Val Tiberina, riportando dalla Terra Santa alcune reliquie del Santo Sepolcro. L'iconografia è quella tradizionale di ogni resurrezione, ma qui il Cristo è imperioso. Longhi lo definisce orrendamente silvano e quasi bovino. Esce dalla tomba e appoggia in modo poderoso il piede sul sarcofago. Più in basso i soldati addormentati. Tra di loro si vuole che il secondo da sinistra sia Piero stesso in un autoritratto. La pittura ha un doppio valore, religioso e civile. È una resurrezione di Cristo, ma al tempo stesso è un simbolo della città di San Sepolcro. Non a caso un'altra resurrezione era stata dipinta un secolo prima da Niccolò di Segna sull'altare del Duomo della città. Qui a San Sepolcro siamo davanti a un commistione, se vogliamo, di sacro e profano. Ora, lo stemma di San Sepolcro della città è quell'immagine, ma non quella di Piero, ma già quella stabilita. E il dipinto stesso, l'immagine, l'iconografia di quel Cristo che esce dalla tomba era già stato dipinto nel 300 sulla pala d'altare, il grande politico senese della metà degli anni 300 in quello che era l'abbadia camaldolese di San Giovanni, ora la cattedrale di San Sepolcro. Quindi non era una novità, anzi volevano, immagino, che Piero facesse una versione sua di quest'immagine stessa. Ma Piero spariglia le carte e realizza un'opera del tutto diversa, veramente nuova. Un recentissimo restauro curato dalla Sovrintendenza di Arezzo e dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha permesso di indagare su diversi aspetti dell'opera: la tecnica di esecuzione, la datazione e la collocazione originaria. Secondo gli studi, l'opera, che oggi si trova nel Museo Civico, in quella che era la sala cerimoniale del Palazzo dei Conservatori, le magistrature cittadine, era stata dipinta altrove, probabilmente all'esterno dello stesso palazzo, e poi spostata con uno dei primi trasporti a massello dell'età moderna nel luogo dove oggi si trova. Di certo, questa resurrezione ha continuato a svolgere inaspettatamente una funzione civica, se è vero che proprio a lei si deve il fatto che la città di San Sepolcro sia stata risparmiata durante la Seconda Guerra Mondiale dai bombardamenti. Il dipinto più bello del mondo. Così, nel 1925, Aldous Huxley aveva definito l'opera in un suo saggio. E l'ufficiale di artiglieria Anthony Clark, che aveva letto quel libro, se ne era ricordato quando si era trovato davanti alle mura di San Sepolcro. Così aveva preferito rischiare la propria vita e quella dei suoi soldati per non correre il rischio di distruggere il dipinto più bello del mondo. Il punto di salvare un'opera d'arte come quella è che nella mentalità generale di una persona colta in Inghilterra o in America, anche in Germania e Francia, ma soprattutto nei paesi anglosassoni, è che bisognava guardare bene intorno e dire cosa ci rimane del mondo antico, anche quello più recente. E stiamo vivendo lo stesso fenomeno adesso in Afghanistan, in Siria, in altri paesi dove va bombardato tutto. E si parla di esseri umani, ma si parla di oggetti e dipinti che hanno un significato fortissimo, quello dell'identità civica in questo caso, per quelli che vivono in quella zona. In effetti, poche opere come la Resurrezione sono in grado di riassumere questo carattere identitario. Un'identità
che si rispecchia nella figura di questo Cristo verticale, che è allo stesso tempo, come ha scritto Roberto Longhi, immediatamente naturale e profondamente astratto, e nel cui volto c'è l'impronta del trionfo e al tempo stesso quella del dolore, come in un enigma. Ma la parola enigma in Piero della Francesca si riassume in una tavoletta di 60 x 80 centimetri conservata ad Urbino, per la quale sono stati versati fiumi di inchiostro. Il pittore vi ha dipinto una flagellazione di Cristo che non ha precedenti nella storia dell'arte. Di quest'opera abbiamo solo una certezza, il nome del suo autore, che si è firmato sul gradino del podio su cui siede Pilato. Il resto è avvolto nel mistero. La datazione, la committenza, il soggetto stesso, il significato della pittura e soprattutto il ruolo delle tre figure in primo piano che si parlano ma senza incrociare lo sguardo. La composizione è originalissima. La scena si svolge su due piani, lontani nello spazio e nel tempo, ma chiaramente collegati tra loro. A sinistra siamo nella residenza del governatore di Roma, Ponzio Pilato, che assiste al supplizio di Cristo. Però la scena che dà il titolo all'opera resta sullo sfondo, sotto un'architettura dalle forme classiche. Una prospettiva rigorosa la allontana dai tre personaggi che stanno a destra, che sembrano estranei all'evento, come se si trovassero su un altro piano temporale, anche perché indossano, almeno due di loro, vesti quattrocentesche. Che relazione c'è fra i due gruppi? A cosa allude Piero della Francesca? E chi sono questi tre signori in primo piano? Su quest'opera sono state fatte diverse ipotesi che si possono riassumere in due diversi filoni interpretativi. Il primo filone fa capo alla lettura dello storico dell'arte inglese Kenneth Clark e scrive l'opera nel quadro dei progetti di crociata che animarono il mondo cristiano dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453. L'opera sarebbe un appello alla crociata bandita da Pio II nel 1459, ma che non ha avuto seguito. In questa chiave Pilato avrebbe le sembianze del sovrano bizantino Giovanni Paleologo e Cristo rappresenterebbe la cristianità minacciata dai turchi, simboleggiati dalla figura di spalle col turbante. Ma questa tesi non chiarisce l'identità dei tre personaggi in primo piano e in particolare del giovane scalzo che sta al centro, vera chiave di volta della composizione. La seconda ipotesi, avvalorata da Roberto Longhi, è quella dinastica e si basa su documenti settecenteschi. Il dipinto andrebbe collegato all'omicidio di Odd'Antonio da Montefeltro, fratellastro di Federico, avvenuto nel 1444, e in seguito alla cui morte il futuro duca aveva preso il potere in città. Nella prima ipotesi l'uomo sulla sinistra sarebbe il cardinal Bessarione, impegnato in quegli anni in un'opera di recupero della cultura greca, specialmente dopo la conquista turca di Costantinopoli. Nella seconda si tratterebbe di Federico stesso, cui però l'uomo del dipinto non somiglia affatto. È certo però che quella figura rimanda a Pilato, come dimostrano i suoi lineamenti e la fascetta che gli cinge la testa. Più controversa l'identificazione dell'uomo anziano che sta a destra, del tutto oscura quella del giovane. Una figura angelica, un fantasma che guarda nel vuoto e non partecipa alla conversazione. Forse una vittima, come il Cristo flagellato, di cui ripete i gesti nella posa del braccio, della gamba e dei piedi. Anche per questo si è ipotizzato che potesse essere davvero Odd'Antonio, ucciso da Federico, ansioso di assumere il potere. Non è chiaro tuttavia perché e per chi Piero avrebbe dovuto dipingere un soggetto che gettava discredito su quello che sarà uno dei suoi principali committenti, cioè Federico da Montefeltro, presentandolo come un assassino. Difficile, davvero difficile muoversi fra le tante ipotesi che sono state avanzate,
anche se, secondo alcuni storici dell'arte, è meglio non affannarsi ad inseguire ipotetici misteri. Sulla flagellazione ci sono state una cinquantina di ipotesi e quelle più recenti diventano sempre più dure, nel senso che se credi a una devi eliminare tutte le altre. Io sono da parte di quelli che vedono questi come non problemi o enigmi o misteri. Il mistero è solo che non sappiamo tutto di questo quadro, quindi rimane misterioso, ma non è che deve essere misterioso in sé. Non è che siamo 50 anni dopo nel mondo della tempesta di Giorgione. Non siamo ancora a quel livello di sogno, se vogliamo, anche se Piero è capace, come sappiamo, di fare scene di sogno, come ad Arezzo, ma di una cosa più concreta, io la vedo così, più evangelica, nel senso viene dai Vangeli questa storia, almeno la parte con Cristo flagellato. Secondo me, e l'ho detto in un discorso alla Morgan Library di New York, questi tre personaggi a destra sarebbero San Giovanni Evangelista al centro, con Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, cioè le tre persone che hanno avuto a fare col corpo di Cristo dopo la morte. Quindi lì è flagellato, qui viene considerato, viene meditata la passione di Cristo. E ho detto come possibile ipotesi che sia un'opera commissionata per la confraternita del Corpus Domini, appunto il corpo di Cristo, di Urbino, una compagnia laica di cui era membro anche Federico da Montefeltro. Difficile anche, in mancanza di una documentazione certa, dare al quadro precisi confini cronologici. Longhi ipotizza una datazione alta dell'opera e la colloca intorno al 1451, quando Piero era al lavoro per Sigismondo Malatesta, nemico giurato di Federico. Ma sono troppi gli elementi che inducono a credere che l'opera sia stata realizzata dopo il 1459, quando Piero era ormai vicino al futuro duca di Urbino. Come che sia, ad oggi sembra esservi una sola certezza. Una lettura credibile per questo straordinario dipinto ancora non è stata trovata. Piero era veramente un artista ricercatissimo dalle corti e dalle principali città italiane fino al papato, ha lavorato per il Papa Roma. Ciò nonostante, nei momenti di pausa dal lavoro rientra sempre a San Sepolcro e ha tempo anche per accettare cariche pubbliche, per fare il priore delle confraternite, per essere tra gli eletti al consiglio cittadino, è presente, si presta a fare da testimone in molti atti notarili, il che dimostra anche i legami sociali che aveva con la città. È un artista profondamente legato alla città, che ha trovato qui la sua prima formazione, qui i suoi primi maestri d'arte, per poi ovviamente trovare la propria strada, però sempre restando legato alla sua città, accettando qui committenze, accettando, come dicevo, anche quelle normali attività sociali che il vivere in una comunità ti porta ad assolvere. Questi legami con la sua terra, lo abbiamo visto, sono testimoniati dalla resurrezione di San Sepolcro, dalla Madonna del Parto e dalle pitture di Arezzo. Ma non solo. È degli stessi anni, secondo gli storici dell'arte, l'affresco rinvenuto alla fine dell'Ottocento a San Sepolcro, in quella che viene riconosciuta come la casa di Piero e che oggi si trova a Boston, all'Isabella Stewart Gardner Museum. È il suo unico soggetto mitologico. L'Ercole di Palazzo Graziani, una figura isolata nella produzione di Piero della Francesca. Un gigante oggi mutilo dalle caviglie in giù, avvolto in una pelle di leone e con in mano una clava. Forse l'ultima testimonianza pittorica a San Sepolcro di un Piero che a un certo punto trova le occasioni migliori alla corte del Montefeltro. Qualche anno dopo, alla fine degli anni 60, Piero si incontra con Giovanni Santi, che è il padre di Raffaello, a Urbino per trattare un'eventuale commissione di una pala d'altare che doveva essere data forse a lui, a Piero stesso, ma che fu alla fine dipinta da Giusto di Gand, cioè Justus di Ghent nel Belgio adesso. Pittore fiammingo
che dipinge quello che possiamo vedere ora, con un ritratto di Federico da Montefeltro, e un'opera dei primi anni 70, e che ha una predella narrativa con la storia che è relativa al quadro di Paolo Uccello. Quindi una commissione che coinvolge più di un artista e molto diversi tra di loro. E Piero c'entra in qualche modo perché viene a Urbino nel 69 per fare questa o un'altra tavola, non sappiamo. Se la flagellazione non chiarisce i rapporti fra Piero della Francesca e la corte dei Montefeltro, è innegabile che da un certo momento in poi Urbino diventa un punto di riferimento per il pittore di Sansepolcro. Qui Piero dipingerà alcune delle sue opere più importanti e vale la pena notare come l'artista si muova nelle corti dell'Italia centrale con una certa disinvoltura, lavorando per signorie tra le quali c'era più di una ruggine o che addirittura erano in uno stato di guerra quasi permanente, come nel caso dei Montefeltro e dei Malatesta. Piero, così come al Borgo, riesce a essere l'artista sia dei Pichi che dei Graziani, che sono le famiglie perennemente in lotta, anche in maniera forte e violenta, riesce anche ad essere artista di corte di quelli che sono i nemici per eccellenza del Quattrocento, ovvero il Duca di Urbino e il Duca di Rimini, quindi dimostrando in questo anche una sua forte autonomia intellettuale. Urbino resterà il polo d'attrazione dell'ultimo Piero della Francesca. Qui l'artista dipinge il ritratto ufficiale del duca, il celebre Dittico, che oggi si trova agli Uffizi. Uno dei profili più famosi della storia dell'arte e uno dei dipinti più noti della storia del Rinascimento, cui spesso è associata l'idea stessa del Rinascimento. Un doppio ritratto in due tavole affrontate con il duca e la moglie. Un doppio ritratto dipinto davanti e sul retro che si conserva agli Uffizi e che si data al 1472. Il duca è vestito di rosso e indossa un copricapo cilindrico che si staglia sul cielo staccandosi decisamente dallo sfondo. Piero indugia sulle caratteristiche fisiche del Montefeltro, la pelle olivastra, le rughe, i nei, il naso aquilino, con quella rientranza così tipica, quasi un gradino, dovuta ad un incidente che in età giovanile, durante un torneo, gli aveva causato la perdita dell'occhio destro. La posa è ferma, decisa. La figura è posta su un piano diverso rispetto al paesaggio, più prossimo allo spettatore. Di fronte a lui la moglie, Battista Sforza, elegantissima, il volto incorniciato da una complessa pettinatura arricchita da preziosi gioielli e da una collana che le scivola sul petto. Porge gli occhi al marito in un gioco di sguardi. Se il colore della pelle di Federico è giallognolo, Battista è bianca, pallida. Probabilmente, quando Piero l'ha dipinta, era prossima a morire a soli 26 anni. Federico da Montefeltro e Battista Sforza, personaggio altrettanto illustre, straordinario, sono della ruling class, la classe dirigente europea in quel momento, uno degli uomini più ricchi per il lavoro che faceva da mercenario, da generale. E tutti quei soldi li mette, diremo adesso, nella cultura e nella civiltà del suo Stato. E in una magnifica biblioteca che è finita in maggior parte alla Biblioteca Vaticana, e in quadri e opere di architettura e due opere capitali di Piero della Francesca. Sono un ritratto d'amore, è un'unione non solo di potere e di spiritualità e di allegoria e di virtù che hanno questi personaggi, sono come le medaglie antiche, ma anche quelle del Pisanello nel Rinascimento e anche dopo, dove veniva compresso il carattere, le virtù, le qualità di una persona, e in questo caso marito e moglie, in uno spazio molto piccolo.
Alle spalle di Federico e della moglie, ben staccato dalle due figure, si apre a volo d'uccello un paesaggio ampio, descritto secondo le modalità della pittura fiamminga. Un paesaggio che torna sul retro della tavola, dove il pittore ha dipinto i trionfi dei duchi d'Urbino, sottolineati da iscrizioni in latino. Federico, incoronato dall'oro da una vittoria alata, seduto su un carro trainato da bianchi cavalli, è accompagnato dalle 4 virtù cardinali. Alle sue spalle si perdono in lontananza le terre del duca, il paesaggio del Montefeltro, luminoso e dorato. Un paesaggio che Kenneth Clark ha definito mozartiano, mentre André Chastel ha parlato di solari lontananze. Un paesaggio ancora oggi non molto diverso da come Piero lo aveva dipinto. Anche la duchessa è in trionfo su un carro trainato da 2 unicorni. Al suo fianco le virtù femminili, forse la castità e la temperanza. Davanti la carità e la fede. Queste sono 2 immagini che trattano d'amore perché anche se è vestito come guerriero e lei peraltro come persona meditativa, sta leggendo, sembra potrebbe essere poesia, un Petrarchino per dire, oppure un piccolo libro di preghiere, un libro di ore, ma sono tratti questi 2 carri allegorici da 2 cupidi. È un'opera piena di luce. Questa luce tipicamente pierfrancescana che tocca i minimi dettagli alla fiamminga delle ali e degli gioielli portati dagli angeli, è quella divina. La luce è quella del paradiso. L'artista continua a dipingere per Federico da Montefeltro e dipinge altri capolavori. Piero, maestro della prospettiva. Piero, cantore della famiglia. Come nella Madonna di Senigallia, forse il regalo di nozze del duca per il matrimonio della figlia Giovanna avvenuto nel 1478. I novelli sposi, a braccia conserte e in veste d'angeli, fiancheggiano la Madonna col bambino. Un bambinone, quasi adolescente, obeso e linfatico, come lo ha definito Longhi. A sinistra Giovanni della Rovere, nipote del Papa, cui Sisto IV aveva affidato il territorio di Senigallia. Una figura di stirpe incertissima in quel viso meticcio smaltato dagli occhietti di elefante sacro, sempre per citare Roberto Longhi. Anche questa piccola tavola è dominata dalla prospettiva, con una mirabile fuga sulla sinistra e un raggio di sole che penetra da una finestra, a disegnare una sagoma di luce sul muro di fondo che dona all'intera composizione una rara atmosfera sospesa. Lo stesso Gesù della Madonna di Senigallia, con la stessa collana di corallo, ritorna nell'altra opera che Piero dipinge per Federico da Montefeltro, questa volta una grande pala, alta 2,5 metri. Qui però il bambino non è ritratto nell'atto di benedire, ma è steso sulle ginocchia della madre e dorme. La Madonna è al centro, con le mani giunte in preghiera. Il suo volto è un perfetto ovale, come tante figure di Piero della Francesca. È circondata da santi e angeli, all'interno di un tempio dalle esatte forme rinascimentali. Il coro è descritto da una volta a botte e si conclude con un'abside a forma di grande conchiglia, da cui pende un uovo, segno di nascita o di rinascita, o anche di vita eterna. C'è anche Federico in primo piano sulla destra. È inginocchiato ai piedi della Madonna, bardato nella sua armatura, la stessa dipinta nel trionfo del Dittico degli Uffizi. Anche lui con le mani giunte in preghiera. La pala di Brera è stata realizzata dopo il 1472 per festeggiare l'ultimo nato della famiglia, l'unico maschio, Guidobaldo. Ma la celebrazione dinastica è occasione per un ragionamento sullo spazio, perché dalla centralità assoluta del volto della Vergine si sprigiona una fuga prospettica, accentuata da architetture di chiara ispirazione albertiana. I santi, disposti a semicerchio, compongono una sacra conversazione avvolta nel silenzio, con cui Piero celebra il potere politico e militare dei Montefeltro.
C'è chi ha pensato che la Grande Pala sia stata dipinta dopo la morte del duca di Urbino, intorno al 1488, ma è una tesi poco credibile per molte ragioni. Sebbene l'opera sia stata per secoli nella piccola chiesa del convento di San Bernardino, subito fuori Urbino, a coronamento della tomba di Federico. Anche se non conosciamo con precisione la sua data di nascita, negli anni 70 del 400 Piero della Francesca deve aver superato i 60 anni e si avvia a concludere la sua carriera. Come la Pala di Brera mostra, forse più di ogni altra opera, è la prospettiva, la sua grande avventura intellettuale. Il suo lascito però si riassume soprattutto nel modo in cui Piero la applica. In quel contesto fatto di luce, forme e colori. In quella immobile impassibilità che non sempre è stata compresa e che è la ragione per cui dopo la morte Piero è stato quasi del tutto dimenticato. Il suo nome compare con molti elogi, come abbiamo visto, nel trattato di Luca Pacioli, il De Divina Proporzione, illustrato da Leonardo da Vinci, e Piero è citato e apprezzato da tutti i grandi architetti del Cinquecento. Ma anche Vasari, che pure ne tesse le lodi, poco sa della sua vita e per molti versi sembra sottovalutarlo. Poi su Piero della Francesca cala il silenzio, un silenzio che dura con poche eccezioni per 400 anni. Tanto che nel 1861, il Regno d'Italia è appena nato, il battesimo di Cristo, fino ad allora nel Duomo di San Sepolcro, viene venduto senza rimpianti, mentre si conservano come pezzi preziosi i pannelli di Matteo di Giovanni che gli fanno corona. La prima riscoperta si deve a Giovan Battista Cavalcaselle e si data al 1864, ma il primo ad occuparsene con una certa finezza critica è Bernard Berenson. Nel suo Piero della Francesca o dell'arte della non eloquenza, lo storico dell'arte sottolinea la mancanza di sentimento di Piero, la mancanza di espressione dei suoi personaggi. Le sue figure si contentano di esistere, scrive Berenson, esistono e basta. Non si danno nessuna pena di spiegare, di giustificare la loro presenza, di svegliare la simpatia, l'interesse dello spettatore. All'inizio del Novecento, D'Annunzio, nelle Città del Silenzio, dichiara di trovarsi di fronte a Piero come innanzi ad un giardin profondo. Ma è Roberto Longhi a colmare molte lacune documentarie e a raccontare, nella biografia scritta nel 1927, la parabola artistica del pittore di San Sepolcro. Lo fa, come sempre, con una straordinaria capacità critica e con una prosa piacevolissima. Il suo Piero della Francesca, prima ancora di essere un grande testo di storia dell'arte, è un capolavoro della letteratura italiana. Già negli anni 50 dell'Ottocento la National Gallery di Londra acquistava opere di Piero, il battesimo di San Sepolcro e così via. Ma alla fine del secolo, all'inizio del Novecento anche, tra Berenson e Roberto Longhi soprattutto, a riconsiderare questo personaggio e a collegarlo, come Longhi poteva fare in modo poetico ma molto diretto, con opere contemporanee, col nostro bisogno forse nel Novecento di cercare certi ideali, una certa astrazione, una certa non eloquenza, come diceva Berenson. E a tanti artisti, e ancora ai pittori contemporanei, piace Piero perché non è che ci vuole ingannare, non è che c'è un trucco, non è veramente enigmatico, è molto diretto e non direi freddo, anzi è molto spirituale, ma non è forte, il volume è basso, è come per certi versi la Pietà di Michelangelo o un quadro del Botticelli. Stiamo guardando opere che cercano una verità essenziale e, sembra difficile dirlo, ma eterna, una vera risposta alle domande dell'universo, e questo può essere calmante, come una grande musica come quella di Bach,
come si dice spesso, che è complicatissima, le fughe che scrive, però alla fine si risolve, perché la verità viene dalla geometria, dalla matematica, e dobbiamo trovare il punto di incontro tra il razionale, quello che possiamo ragionare dell'universo intorno a noi, e quello che non possiamo spiegare. E dove si incontrano questi due fenomeni, lì c'è Piero della Francesca. Ed è forse proprio questo magico incastro fra perfezione matematica e tensione spirituale, tra razionale e irrazionale, a riportare l'attenzione su un pittore che sembrava del tutto dimenticato. Già dalla metà dell'Ottocento molti artisti si accostano a Piero della Francesca e ne studiano i volumi, le forme, le geometrie e quell'uso della luce assolutamente originale. Da Degas a Cézanne, da De Chirico a Morandi, Piero conquista, dopo secoli di silenzio, una buona parte dell'arte contemporanea. Cézanne, che parla e che ama le forme regolari, che amava Piero, e che sono forme platoniche come il cilindro, il cubo, la sfera, e se ne parla nelle lettere, nella corrispondenza di Cézanne in quei primissimi anni del Novecento, è come una ripresa degli elementi fondamentali di Piero per le composizioni pittoriche. E da lì si va molto facilmente a Morandi, che trattava delle forme nello spazio. Ma quello che è molto bello nel Novecento è che queste cose prese da Archimede, se vogliamo, delle forme scoperte e definite nell'antichità classica, e di Piero della Francesca, diventano ragioni per composizioni sempre più astratte, e nello stesso tempo che rispondono a una certa ansia, certe volte anche un disagio moderno, quello del Novecento, ma che trova in queste forme assolutamente pure una risposta a quello che cerchiamo di dare un significato all'universo. E così Morandi è un pierfrancescano. Abbiamo anche Felice Casorati, e nei dipinti che abbiamo esposto un paio d'anni fa a Forlì, in una mostra su Piero e il Novecento. Si è visto con il ritratto di Silvana Accenni, per esempio, una forma che è ricalcata su quella della Madonna della Misericordia di Piero, cioè un ritratto di donna assolutamente, puramente copiato, ispirato ovviamente da Piero. La funzione come ritratto non è quella, certo, della Madonna della Misericordia, che era un oggetto sacro, ma il senso dell'ideale, della perfezione e della serenità sono simili, e quella è una qualità estrema di Piero, di arrivare a esprimere silenzio e una vita interna. Questa tavola, che si conserva a Washington, è una delle ultime opere di Piero della Francesca. Una natività che, come è stato detto, tradisce un certo gusto fiammingo. Nelle forme del volto della Vergine, per esempio, morbide e sottili, nella posa del bambino steso in terra, che ricorda quello del trittico Portinari di Hugo van der Goes, dipinto proprio in quegli anni, e nel paesaggio sullo sfondo, da cui a sinistra spunta un fiume, forse il Tevere, e a destra un borgo turrito, forse San Sepolcro. Una composizione intima, pittoresca, ma che non tradisce la vocazione monumentale delle figure tipica di Piero della Francesca. Il dipinto viene considerato incompleto. Ma al di là del modo in cui è trattato il soggetto, vale la pena di notare come quest'opera chiude una lunga sequenza di nascite e di rinascite. Una sequenza che si può far cominciare con le Annunciazioni, che prosegue con la Madonna del Parto, la Natività, il Battesimo, la Resurrezione. Di contro, nelle opere di Piero non ci sono mai morti. Tutto è immobile, silenzioso, fermo in una specie di eternità senza tempo. Sappiamo che nel 1482 Piero è a Rimini, ma negli ultimi anni l'artista si muove sempre di meno.
Resta soprattutto a Borgo e si dedica, come si è visto, ai trattati matematici e di geometria prospettica. Nel 1487, nel testamento, si dichiara sano di mente, di intelletto e di corpo e chiede di essere sepolto nella chiesa di Badia. Fra le rare carte d'archivio, un documento ci informa che un certo Marco di Longaro, quando era piccolo, menava per mano Mastro Piero di La Francesca, pittore eccellente che era accecato. Gli ultimi anni della sua vita sono anni bui. Un destino crudele per un artista che amava la luce e il colore. Un colore che si tinge, secondo Longhi, all'arrivo del primo raggio di un sole appena creato. Nel raccontare il ciclo di Arezzo, il grande storico dell'arte scrive che in Piero i colori sembrano nascere per la prima volta come elementi di un'invenzione del mondo. Un bel primato per un artista che ha deciso di morire proprio nel giorno della scoperta dell'America.